i musei e le molte materie per realizzarli. Qual è la differenza tra museologia e museografia? Sono due materie fondamentali per lo studio, la realizzazione e la gestione dei musei. E già, perché ci sono tantissimi aspetti che non possono essere tralasciati, come ad esempio il colore delle pareti o la scelta di esporre o meno queste opere al man di nuoro. Per i non addetti ai lavori, la museologia e la museografia spesso vengono confuse tra loro. Proviamo a fare chiarezza, perché anche tra gli esperti i confini non sono sempre così netti. Intanto vediamo di cosa si occupano le due materie. La museografia, nata nei primi anni del Settecento, si occupa principalmente degli aspetti tecnici che riguardano l'architettura, gli spazi espositivi, l'allestimento delle opere o dei reperti e la loro conservazione museale. La museologia trova invece terreno fertile nella prima metà del Novecento e riguarda tutti gli aspetti legati alla conoscenza, l'organizzazione del museo e delle sue collezioni. Sino agli anni 60 del Novecento le due materie venivano considerate equivalenti o quasi. Ancora nel 1987 il grande critico d'arte Carlo Giulio Argan sosteneva che la distinzione tra le due materie fosse soltanto convenzionale. Si apre così il dibattito e non vi è alcun dubbio su questo tema. Ma sul finire degli anni 90 la distinzione diventa netta e la museologia e la museografia diventano discipline autonome. Ma oggi come sono considerate le due materie? Direi che sono ancora due discipline di studio che lottano tra di loro per avere spazi e competenze e ancora che tendono ad unirsi oppure ad allontanarsi verso altre e più specifiche materie. Volendo fare un esempio, ecco la museografia vorrebbe occuparsi di illuminotecnica, rivendicandola di sua competenza per gli allestimenti. La museologia, per contro, vorrebbe fare lo stesso reclamandola di sua competenza per il racconto museale. Ma allora a chi compete l'illuminazione? Bene, in parte ad entrambe. In realtà per la loro vera e nuova materia è proprio l'illuminotecnica che deve dialogare nel rispetto delle altre due materie principali. Questa lite apparentemente mi offre l'occasione per evidenziare un aspetto fondamentale. Per i musei è sempre indispensabile un intervento progettuale di realizzazione multidisciplinare ed equilibrato. Il museo infatti non può diventare sede di personalismi o competizioni tra gli studiosi, professionisti o progettisti coinvolti. Questo per evitare che l'architettura prevalga a discapito del racconto museale o ancora l'illuminotecnica sulla sicurezza e viceversa le didascalie lunghissime contrapposte all'essenzialismo o addirittura all'essenza di descrizioni. Ed infine l'eccesso e la complessità dell'utilizzo della tecnologia. L'armonia è sempre necessaria per i musei e di questo si può occupare la museologia, indicando la giusta direzione, mentre la museografia dovrebbe trovare tutte le soluzioni tecniche, così come quelle allestitive. Tuttavia, a scanso di equivoci, realizzare un museo non è un percorso romantico, lirico o poetico, ma bensì un impegnativo lavoro di progettazione interdisciplinare, coordinato da un museologo con la partecipazione di molte e specifiche professionalità. La museologia e la museografia diventano quindi due cardini fondamentali di questo complesso processo progettuale. Ipotizziamo di dover realizzare per il nostro museo un progetto scientifico e un progetto culturale. I due sono materia iniziale della museologia, la quale ad esempio per il progetto scientifico ordinerà tutti i riferimenti bibliografici, gli studi, i documenti, sino a trovare i valori assoluti della collezione. La museografia seguirà a ruota, ricercando tutte le soluzioni espositive affinché i valori della collezione possano essere trasferiti ai visitatori con la massima efficienza.
Non dimentichiamo mai in tutto questo il ruolo degli operatori museali. Sono loro i primi tramite mediatori della cultura, mentre i visitatori non sono di certo passivi nel sorbire le scelte dei progettisti museali. Ecco allora che quando museologia e museografia si incontrano può nascere un museo a misura d'uomo della nostra società.